Il video di oggi, ragazzi, è un video importante. Ci sarà la completa descrizione del generatore eolico, di questa turbina eolica. Questo è il video numero 2 e andremo a descrivere tutte le fasi di test della turbina per vedere l'efficienza, per vedere la tensione, la corrente che circola a secondo delle rotazioni. Quindi vedremo tanti dettagli. Ora, ragazzi, iscrivetevi al canale. Attivate la campanella se è vostro piacere e andiamo avanti col video numero 2 sulla turbina eolica. Eccoci qua, ragazzi, mi sono allontanato con la telecamera per farvi vedere bene questa pala eolica. È 1 metro di diametro, ne vendono da 1 metro, 1,10 m, 1,20 m, sono tutte identiche, hanno all'interno un generatore che è questa striscia sottile, dentro ci sono i magneti al neodimio che roteano. Ebbene, questa pala, essendo piccola, ha una rotazione molto elevata, molto veloce, quindi attenzione un po' a quelli che possono essere i sibili e i rumori che può generare quando ci sono venti forti. Ora il punto è questo: questa pala viene venduta come 1000 watt, 2000 watt, 3000 watt. Ne vedete in internet di tutti i numeri e di tutti i colori. Bene, non sono assolutamente reali. Nel video di oggi parleremo e tratteremo proprio questo argomento andando ad analizzare con la mia pala eolica, con la turbina eolica da 2 kW, come vengono calcolate queste potenze. Sono poi reali, se sono commisurate su quello che è la realtà, sull'impianto, cioè sull'installazione. Pensate una cosa. Questa pala io l'ho testata, sarà penso 15 anni fa, ebbene non è cambiata, è sempre quella, prodotta in Turchia, prodotta anche da altre aziende europee piuttosto che all'estero, e adesso la Cina ne sta buttando sul mercato veramente a milioni. Può diventare una pala che illude, perché metto questo e ho risolto i problemi di casa. Non è così. Questa pala eolica produce, io ne ho testate due, una che era venduta per 150 watt, l'altra era venduta per 500 watt. Ebbene, la differenza tra i due generatori interni con magneti al neodimio era minima, ma la pala produceva la massima rotazione e sono arrivato veramente con venti dove questa fischiava, e quando facevo degli spostamenti, delle imbardate con la coda, sembrava che si dovesse staccare tutto. Ebbene, ha prodotto al massimo non i 150 dichiarati, ma i 90, e l'altra da 500 ne ha prodotti 180. Ora, questo cosa vuol dire? Che in una rotazione normale, di giornate tranquille, con vento estivo, quella brezza che fa anche piacere, questa produce 30 watt, 40 watt. Quando c'è vento forte può arrivare a 60, 80, se è vento fortissimo a 100, 110. Significa che non pensiamo, non illudiamoci di soddisfare la richiesta di un'abitazione con una pala di queste. Spesso i venditori, i produttori cosa dicono? Pala eolica 3 kW. Non è un termine corretto, perché loro intendevano, sì, questa fa 3 kW a settimana, e allora si dice 3 kWh a settimana, piuttosto che 100 Wh se fa 100 watt reali. Allora è questo proprio che viene scritto in quelle che sono le descrizioni per le quali si può cadere. Quindi non bisogna comprarle o bisogna comprarle? Dovete decidere voi in funzione di alcuni elementi che adesso vi spiego. Se considerate l'eolico come deve essere considerato un valore aggiunto, allora va bene, perché se questa producesse un vento medio, soprattutto in inverno, quando non c'è sole, dove abbiamo praticamente vento più forte, abbiamo i temporali, abbiamo poca energia solare, ma possiamo averne tanta eolica, allora questa è una velocità media di un vento sostenuto, di un temporale, potrebbe produrre anche 80, 90 watt, 100 watt. Bene, 100 watt in una giornata sono 2 kW e mezzo, non è poco. Quindi aggiungere alla casa 2 kW e mezzo può andare bene. D'estate abbiamo un contributo di 50 watt, 40 watt, e quindi abbiamo aggiunto nelle 24 ore 1 kW, mezzo kilowatt. Bene, con pale così piccole, questo deve essere il nostro pensiero, ma attenzione, quanto deve costare una pala così per produrre 500 watt in un giorno o 2 kW in inverno o quant'altro? Non può costare le 2000 euro, 1500, 1800, ma neanche 1000 al quale la vendono.
Se trovate un affare, se trovate un'occasione, se trovate un produttore che la vende a un prezzo normale, che di solito può anche viaggiare in certe offerte sui canali cinesi a 600-700 euro, allora vi divertite contemplando che è un prodotto aggiuntivo. È diverso dalla pala da 2000 watt, ma che anch'essa, come vedremo in questo video, che non sarà corto perché voglio aggiungervi elementi di cultura elevati, anche lì ci sono delle discrepanze, non ci sono delle chiarezze e lo vedremo attraverso tutti i video che ho fatto. Alcuni sono in esterna, non saranno purtroppo di qualità perché quando ho fatto questi test non avevo ancora comprato questo bellissimo microfono e vi chiedo scusa. L'importante è che andate a capire i concetti, poi purtroppo questi aspetti tecnici li sto migliorando nel tempo perché nasco come tecnico e non come videomaker. Detto questo, andiamo avanti con gli aspetti importanti, non parliamo più di questa pala. Attenzione, prima di mollarla voglio dire una cosa importante. Io ne ho testate due, erano posizionate in testa alla casa, una a destra e una a sinistra, quindi sopravvento totale. Cosa succede? Che di notte, attaccate al palo metallico, attaccate alla casa, creano una ridondanza all'interno della casa che è micidiale. Praticamente voi dormite con la pala che gira, non la sentite, il sibilo non lo sentite, la casa è coibentata, ma dentro la casa sentite questo che è il suono cupo del risuono, delle vibrazioni del magnete, perché i magneti permanenti hanno una rotazione dove praticamente quello che succede all'interno è questo suono vi dà fastidio di notte, credetemi. Quindi le pale eoliche, le turbine eoliche, qualsiasi esse siano, vanno attaccate all'esterno del muro, su dei pali, su dei tralicci, quello che volete voi, e specialmente quelle grosse come quello che ho messo io, perché attaccate a un muro potrebbe, a fronte di venti fortissimi, andare anche a staccarvi qualcosa. Se lo mettete a un muro di mattoni vi può tirare giù i mattoni, quindi mi raccomando, lavorate su cementi armati, su tralicci, su pali di ferro, eccetera eccetera. Andiamo avanti. Questa è una pala piccolina, potete divertirvi, è hobbistica, deve costare poco, è limitata in produzione, però può dare soddisfazioni, perché quando la vedete girare, a parte che è bellissima, già arreda il giardino quando gira, quindi già produce corrente, vi aiuta l'impianto nella produzione della corrente, ma non illudetevi, metto una di queste, due di queste e faccio funzionare la casa. Non è così, neanche con quella grossa. Il sole è una certezza, il vento pure se c'è, ma i motori, ovvero i generatori interni, non sono certezze. Quando andate a comprarli, verificate bene cosa state comprando. Su questo canale sta partendo questa serie sull'eolico, questo è il video numero 2, dove andremo poi a descrivere anche le pale eoliche professionali, perché io sono in contattazione con un'azienda per una pala veramente professionale e questi producono la pala da 1,5 kW e 5 kW, grosse, con diametri che superano i 3 metri, dove veramente la produzione e la bassa rotazione danno senso all'eolico. Quello sarà un discorso che continua con questa bellissima serie sull'eolico che con grande soddisfazione state guardando. Ho visto tanti like, tantissimi commenti e tantissime visualizzazioni, quindi questa è la direzione. Su questo canale si parla di energia fai da te, poi passeremo a tutto il resto come ho già detto. Quindi pala eolica piccolina. Passiamo adesso alla descrizione invece di quella che ho montato io dalla A alla Z. Vediamo la rotazione a banco della pala, vediamo le diverse tensioni e le produzioni e cosa andremo a capire anche da questa pala apparentemente potente, seppur con grandi soddisfazioni. Prima di installare la pala voglio fare una prova di rotazione attraverso un avvitatore per vedere alla velocità minima e massima di questo avvitatore qual è la tensione alternata che esce. Quindi ho posizionato su 2 delle 3 uscite il multimetro su volt in alternata e adesso userò questo avvitatore alla velocità di 350 giri al minuto. Vediamo la tensione che uscirà. Ebbene, siamo a 44 volt. La velocità è veramente bassa.
Vediamo adesso di aumentare il numero di giri e mettiamola al massimo di questo avvitatore. Qui siamo a 1200 giri. Ebbene, siamo a 140 volt. Con 1200 giri abbiamo 140 volt di produzione. Ragazzi, solo su questo video si potrebbe discutere per ore. Avete visto? A bassa velocità già iniziava a produrre, questo è molto positivo, ma quando la velocità saliva, la tensione saliva, perché questa è corrente con magneti al neodimio, quindi produce questa trifase alternata che a seconda della velocità produce una tensione diversa. Ora siamo arrivati fino a oltre i 100 volt, 150, 180, lo vedremo poi nei prossimi video, intorno ai 200 volt. Ora voi cosa volete fare? Inserire 200 volt all'interno delle batterie LiFePO 4 da 48 volt? Assolutamente no. Ecco perché i video successivi andranno a spiegare questo. E sarà una cosa fondamentale. Ma il punto è un altro. Io, dalle prove successive, lo vediamo anche in alcune ispezioni di questo video numero 2, non sono mai arrivato col vento naturale a oltre i 50 volt. Cosa significa questo? Che la pala in realtà non riuscirà mai ad avere una rotazione così veloce, perché c'è il diametro delle pale, ma quando comincia a salire la parabola della produzione ad alta velocità, lei eserciterà sempre più un freno perché deve produrre, e le pale sono, e qui arriviamo al perché, sono piccole, sono corte, non sono pale dimensionate per questa potenza. Queste sono pale da circa un metro più uno fa 2 e 2,20 con il perno centrale, diciamo con la flangia che regge il tutto. Bene, queste pale dovevano essere da 1,5 metri, allora si arrivava a 3 metri, e allora sì che nella parte più esterna ci sarebbe stata la leva giusta per far cedere più energia alla pala a motivo della velocità del vento. Quindi c'è una carenza costruttiva. Ora, queste carenze costruttive, questi progetti che sono fatti un po' a caso, cosa consentono? Consentono di vendere prodotti ma che non sono professionali. Ci deve essere poi soprattutto nel vento, ancora più che nel sole, la proporzione tra le velocità, le potenze esercitate su quello che il vento deve spingere sono essenziali. Quindi queste sono tutte pale eoliche non progettate, ma abbiamo fatto lo stampo di questo braccio, di questa pala, va bene per 5-6 tipologie. Non è così. Ecco perché pian piano mi sto spingendo attraverso questi video a quelle che saranno un po' le turbine eoliche. Io ho messo il link d'acquisto perché me l'avete chiesto a milioni, però quando comprerete vi accorgerete delle carenze, quindi scegliete voi se spendere, ma anche questa pala non deve assolutamente superare certe cifre. Poi ovviamente adesso con le carenze che ci sono di materie prime, di prodotti finiti, tutto sarà al rincaro. Ecco perché dico che questa pala, questo prodotto va considerato aggiuntivo al fotovoltaico. A meno che vivete proprio in una zona che ha tantissimo vento, una zona dove, come alcuni amici del canale della Sicilia e anche di altre parti d'Italia, della Sardegna, mi dicono qua è fastidioso per quanto vento abbiamo, allora mettiamola. Poi negli altri video vedrete le varie modifiche che potrete fare, apportare, o addirittura se volete cimentarvi nella costruzione della pala in carbonio, come farò vedere nei dettagli. A questo punto abbiamo toccato veramente il top. A questo punto, visto che il voltaggio era a 140, direi che una lampadina da 220 volt dovrebbe perlomeno accenderla. Allora a questo punto torniamo alla massima rotazione e vediamo cosa succede. Eccoci qua. La tensione è scesa per compensare l'assorbimento e abbiamo la lampadina che funziona ovviamente non come se fosse da 220 ma a 140 volt, ovvero in questo caso a 120. Qui capiamo una cosa molto importante, che la pala eolica in funzione dell'assorbimento va a gestire gli ampere e la tensione, come è giusto che sia. Ed eccoci qua, abbiamo acceso la lampadina
che funziona con la 230, la tensione era 120 e la lampadina ovviamente si accende lo stesso. Qui facciamo una piccola parentesi. Essendo una lampadina, quindi funziona a corrente alternata, qualsiasi cosa gli diamo, lei la assorbe. C'è questa resistenza, questo filo di tungsteno, lampadine tipo vecchio, non era certo una LED, e quindi queste lampade a incandescenza, come si chiamavano, si è accesa a 120 volt, si accenderebbe anche a 50, 60, 90 e a 230, darebbe molta più luminosità. Ora, della pala eolica noi abbiamo usato due fasi, quindi siamo arrivati a 120 con due fasi. Se avessimo usato la terza fase, probabilmente saremmo stati intorno ai 180, 170, e lo vedremo dopo nell'esperimento che seguirà adesso. Ora, non è che ogni fase sulla seconda raddoppia, sulla terza triplica, perché i calcoli sono un po' diversi. L'algoritmo che calcola quanto esce dalla trifase e poi raddrizzato dal ponte diodi non è una fase per 3. Possiamo dire che è una fase per 2 più qualcosa. Non ve lo sto a spiegare perché qui ci vorrebbero veramente 10 video per spiegare questa cosa, perché ci sono tanti e tanti calcoli che vanno aggiunti su alcune percentuali, eccetera. Però teniamo presente che di solito, se abbiamo questa trifase dove esce 60, 60, 60, quando entriamo nel ponte di diodi, e lo vedremo dopo, possiamo uscire con 80, 100 volt, 120 a seconda della velocità. E adesso andiamo avanti perché vedremo ancora aspetti molto interessanti nella trasformazione al secondo livello, cioè dalla trifase al ponte raddrizzatore, ponte diodi. Bene, prima di installare la pala vogliamo ovviamente fare anche una prova da banco, ovvero piazzata questa pala su un piccolo pallet di fianco, ho messo un multimetro per misurare quello che è la tensione a vuoto, ovvero adesso farò girare la pala misurando la tensione in uscita. Vedete che qui ho sistemato un ponte di diodi, questo, in modo che le tre fasi che entreranno saranno raddrizzate, diventeranno due fasi, cioè positivo e negativo. Vediamo che tensione uscirà sia dal lato delle tre fasi alternate e sia dal lato delle due fasi in corrente continua. Dopodiché, anche se la pala è a 48 volt, andremo a collegarla, ovviamente a bassa rotazione per evitare di far entrare troppa tensione, in una batteria a 12 volt. In questo modo vedremo che si caricherà e anche abbastanza rapidamente. Per questo scopo utilizzerò un semplice avvitatore, come vedete, e andrò a far roteare la pala. Vediamo adesso cosa succede in termini di volt per ciò che è già l'uscita in continua, quindi abbiamo già una corrente continua che in funzione della rotazione della pala varierà. Ecco, siamo arrivati a 50 volt, 55, 57, quindi con questa minima rotazione, che risulta essere approssimativamente ovviamente intorno ai 3 giri al secondo, abbiamo già una produzione da 50 volt. Vediamo adesso di portarla a una rotazione più veloce. Vedete, la tensione sale, 60, 70, 80, 90, superato i 100 e qui siamo a 152, insomma 150 volt. Questa è una rotazione, non è neanche eccessiva, chiaramente tutto a vuoto senza avere dei carichi. Siamo arrivati a 150 volt con una velocità ovviamente in funzione dell'avvitatore, che qui dice 1200 giri massimi, ma non erano quelli perché c'era anche il freno della turbina eolica. Ora, con questa rotazione avete visto, siamo arrivati a 150 volt in uscita dal ponte diodi, quindi raddrizzata.
Ci tengo a precisare che quando viene raddrizzata una tensione solo dal ponte diodi, in realtà non è una tensione continua perfetta, perché ci sono ancora dei ripple che vanno aggiustati, ovvero delle onde quadre che spezzano questa linea dritta dell'onda continua, e quindi c'è ancora qualche spuria, qualcosa di sporco dentro. Ecco perché nel video successivo vedremo come perfezionare questa tensione. Ora, abbiamo usato il ponte di diodi. Che cos'è? È esattamente un aggeggio dove all'interno ci sono dei diodi, dietro c'è una piastra metallica che serve a dissipare la temperatura che si crea, e vedete che dai tre contatti entra la corrente alternata ed esce raddrizzata sui due. Questo è un altro ponte diodi, è molto più grosso di questo. Quindi quale sceglieremo per avere la potenza giusta? Bene, io di questi siano sempre 20-30 per i vari test, i vari esperimenti che faccio. Ebbene, l'uso da questa pala, da questa potenza, ma anche in funzione anche poi delle dimensioni, ho iniziato con questo grosso, era in avanzo, addirittura avevo messo una letta di raffreddamento molto significativa. Poi sono passato a questo, era ancora troppo, e allora ne ho scelto un terzo che adesso ho montato, che è un ponte raddrizzatore ancora più piccolo, perché per lasciare una proporzione all'impianto, senza esagerare. Si può anche usare questo, ma è un prodotto che comincia a costare una cinquantina, sessantina di euro ed è sprecato. Questo lo useremo poi per motori trifase fino a 300 ampere, figuriamoci. Quindi andiamo avanti, perché adesso vediamo l'aspetto interessantissimo, cioè l'innesto di questa corrente e tensione e il passaggio alla batteria. Non ho usato una 48 volt, ho voluto usare una 12 volt per farvi vedere proprio come la produzione della pala va a incidere poi su quello che è la carica della batteria, perché se usassimo questa pala su una 12 volt raddrizzata e stabilizzata come deve essere fatto, la batteria sarebbe piena in un attimo, quindi sicuramente andremo a esagerare. Vediamo il video e andiamo avanti. Cosa faremo adesso? Attaccheremo la batteria a 12 volt, chiaramente facendo attenzione a non far andare la turbina al massimo, anche perché comunque con questo avvitatore non riuscirà mai ad andare a una velocità massima, perché a questo punto la corrente che dovrà erogare per soddisfare la batteria sarà tale per cui ci sarà un grosso freno. Ecco. Attacchiamo quindi la batteria. Ovviamente, essendoci il ponte di diodi, non c'è nessun effetto, in quanto il ponte di diodi non fa passare la corrente in senso opposto. E adesso andiamo a far girare la turbina eolica e andremo a zoomare anche sul multimetro per vedere come la batteria crescerà in volt. Un attimo che regoliamo. Eccoci qua, con una minima rotazione vediamo che già al minimo sta già caricando, vedete? 12,50. Adesso proviamo ad aumentare la rotazione. Aumentiamo ancora. Ecco, qui stiamo dando veramente tanti ampere, perché vedete che sta caricando molto rapidamente una batteria da 12 volt. Eppure i giri sono circa 1 al secondo. Adesso vi farò vedere. Osservate adesso come i giri siano 1 al secondo e la batteria va a caricarsi in maniera veramente esagerata. Vedete? 12,7, 12,73, 75 e siamo praticamente a pochissimi giri, 1, 2, 3, circa un giro al secondo.
Aumentiamo adesso i giri della turbina eolica e vediamo come la potenza aumenta e come la batteria si vada a caricare molto più rapidamente. Come avete visto siamo arrivati a 15 volt, andiamo a zoomare vicino al multimetro in modo da capirlo ancora appieno. In questa prova vediamo collegato il multimetro, quello rosso di sinistra, alla alternata, quindi le 3 fasi alternate di cui ne stiamo prelevando ovviamente 2, dovremo aggiungere poi la proporzione della terza fase, e invece nel multimetro giallo di destra abbiamo collegato l'uscita del ponte di diodi, quindi stiamo andando in corrente continua. Andiamo in rotazione e vediamo le tensioni come sono. Vedete che a bassa velocità l'alternata misura 40 volt e la continua 55-56 volt. Quindi siamo già in produzione con una minima rotazione. Andiamo adesso ad aumentare il numero di giri per vedere le tensioni in uscita. (128 e 180). Da questa prova abbiamo visto che in corrente alternata avevamo 128 volt, se dividiamo per 2 circa 60 volt e se moltiplichiamo per le 3 fasi sono i 180 che abbiamo in effetti visto in uscita sulla continua, cioè dopo il ponte dei diodi. In questo modo sappiamo che le 3 fasi funzionano perfettamente senza anomalie. Ora, abbiamo visto i 60 volt sulle 3 fasi, erano in uscita i 180 circa, quindi sembrerebbe che si moltiplicano per 3, ma come ho detto prima non è così, è meno e a volte anche molto meno, perché tutto è influenzato da quello che succede dopo, cioè dall'assorbimento, oltre che dalla produzione. Però rimaniamo su questi parametri, li abbiamo visti, tanto a noi interesserà il fatto che la massima uscita da questo generatore a questa velocità è intorno ai 200 volt. A questo punto non ci arriverà mai, perché questa pala eolica, questa turbina non riuscirà mai a girare a questa velocità, neanche quando dovesse esserci un fortissimo vento. E a questo punto rimaniamo con un 200 volt massimo da raddrizzare, da correggere e da adattare poi per le LiFePO 4. Adesso vediamo anche una cosa importante sulla produzione della pala eolica. Avete visto che è stata posizionata a 5 metri? Ora, se io la posizionassi a 2 metri sarebbe la stessa cosa? Il vento inciderebbe sulla pala eolica con la stessa potenza? Bene, un piccolo esperimento vi serve a chiarire questo aspetto, cioè le pale eoliche vanno posizionate in alto. Difatti la misurazione media dei venti avviene a 10 metri di altezza. Chiaramente costruire un plinto e un palo o un traliccio a 10 metri è più impegnativo che 5 come ho fatto io. Ecco che sono andato a scegliere quella che è una via di mezzo. Però vediamo, se andiamo a posizionare una pala molto bassa, che cosa può succedere. Voglio farvi vedere adesso una cosa molto importante, cioè l'importanza delle pale eoliche, delle turbine eoliche sul posizionamento in alto. Qui vedete con poco vento sta girando questa che è posizionata a 5 metri. Adesso metterò manualmente, quindi senza neanche le connessioni produttive che possono frenare, ma libera questa che avete visto prima e vi faccio vedere come a quell'altezza gira mentre questa ha molta difficoltà.
qui capite che nonostante questa sia senza connessioni, quindi a ruota libera, dovrebbe andare fuori giri, a questa altezza, circa 2 metri, non riesce a prendere il vento, vuoi perché ci sono anche piccoli ostacoli come siepi, quindi la pala eolica, la turbina eolica va posizionata quanto più in alto possibile. Ovviamente questo avrà delle conseguenze sulla struttura, sul plinto, sul traliccio, però la produzione avviene in questo modo. Avete visto? Praticamente una pala piccolina, libera, senza connessioni, quindi poteva andare anche in fuorigiri, invece lì a 2 metri si è fermata. L'altra invece a 5, che più potente, continuava a roteare. Ecco perché vanno posizionate in alto. Qui abbiamo visto un bel po' di cose oggi tecniche, la prossima volta nei prossimi video di questa serie, non perdetevela, ci sarà proprio la bilanciatura come dicevo all'inizio, ci sarà l'installazione vera e propria, poi ci sarà un altro video che parlerà della produzione e della immissione nelle LiFePO 4. Ragazzi, per oggi è tutto. Abbiamo fatto questa mezz'oretta abbondante insieme. Iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Grazie ancora per il fatto che guardate i miei video e sostenete il canale. Se volete fare webinar, lo sapete, mi potete contattare su Messenger. Apprezzate anche i sostegni al canale di qualsiasi entità su PayPal. Tutti i riferimenti e link sono qui a vostra disposizione. Spero vi siate appassionati. Lo scopo è produrre la propria corrente. Ci sarà una serie a breve, ragazzi, che sarà eccezionale anche per coloro che non hanno dimestichezza con l'elettronica e non hanno a che fare con questi accrocchi da montare, BMS, cavi, fili, eccetera. Tante sorprese. Alla prossima, ragazzi.